Ciao a tutti e bentornati al canale. Ecco a voi il prodotto che in molti mi avete chiesto di mostrare. Fino adesso abbiamo visto delle piccole centrali elettriche portatili, in questo caso come vedete abbiamo una centrale che non è poi così tanto portatile, anche se si può muovere abbastanza agevolmente. Questo è il top di gamma di Bluetti, è il Bluetti AC300 più pacco batterie B300. È la versione combo, quindi sono due pezzi differenti. La parte superiore, diciamo che è quella, il cervello del nostro impianto, e sotto invece ci sono i muscoli, cioè la batteria. Perché è l'impianto che molti di voi cercavano? Perché questo è un impianto, per prima cosa, plug and play, quindi non dovete progettare nulla, non dovete avere grandi competenze in merito, anzi potete averne anche nessuna di competenza per utilizzarlo, perché voi lo acquistate e lo utilizzate da subito, oppure potrete utilizzarlo proprio come impianto UPS, quindi come gruppo di continuità per il vostro impianto di casa, impianto ibrido. Questo impianto è estremamente versatile, quindi si può utilizzare in tantissime modalità differenti. Quindi lo potete utilizzare così com'è, in versione combo, perché ovviamente la parte superiore non funziona da sola, senza il pacco batterie non si accende nemmeno. Oppure potrete collegarlo tramite un pannello ausiliario di Bluetti al contatore di casa vostra e utilizzarlo, come vi dicevo, come gruppo di continuità, oppure come impianto fotovoltaico con priorità per quanto riguarda la carica tramite fotovoltaico, e nelle giornate senza fotovoltaico caricandolo con la corrente di casa, oppure gestendo le varie fasce orarie in base alla tipologia di contratto che avete, per caricarlo spendendo meno possibile. Sono tantissimi gli scenari in cui potrete utilizzare il Bluetti AC300. Comunque andiamo a vederlo un pochino meglio e cerchiamo di conoscerlo meglio, perché è veramente un prodotto che offre tantissime cose, quindi questo video sarà un pochino lungo perché dovremo analizzarlo a fondo, fare anche una serie di test e capire veramente a chi è indirizzato. Iniziamo a parlare di quello che si vede, quindi la parte esterna, e diamo anche un parere al design di questo impianto. Secondo me a livello di design è veramente molto bello. Le idee di Bluetti a livello di design secondo me sono sempre molto vincenti. Lo stile è sempre quello simile a un amplificatore, potrebbe essere una testata con un sistema rack per amplificatore di chitarra o basso, quindi a me questa tipologia, questa idea di stile piace moltissimo, quindi per me è promossa. Abbiamo tutta una scocca in plastica, è tutto plastica esternamente. La parte superiore è abbastanza leggera, pesa all'incirca 21 kg, quindi è facilmente manovrabile senza troppi problemi. La parte inferiore invece pesa quasi 37 kg, quindi è un bel mattoncino. Sicuramente è abbastanza pesante, stiamo parlando comunque di una batteria con una grande capacità. Sono presenti dei maniglioni lateralmente sia sopra che la parte sotto, quindi vedete sono proprio due pezzi totalmente differenti, quindi l'ergonomia è molto buona per spostarlo. Come vedete poi è progettato perfettamente ad incastro, quindi quando voi spostate la testata del Bluetti la potete sistemare, vedete va perfettamente ad incastro quasi, combaciano perfettamente, quindi non rischiate di ribaltare nulla. Come vi dicevo prima, si tratta di due pezzi separati, quindi questa è la batteria. La batteria potenzialmente può essere utilizzata come un grandissimo power bank, infatti vedete si può anche accendere, sono presenti delle uscite USB, una Type C da 100 watt e una USB rapida da 18 watt, una presa per accendisigari, qua il pulsantino per accendere e verificare lo stato di carica della batteria. Lateralmente vedete ci sono questi tappi gommati che vanno a coprire praticamente gli ingressi del cavo per collegarlo tra batterie e alla testata, e poi
l'ingresso per il fotovoltaico, perché questo pacco batteria potrebbe essere caricato autonomamente per conto suo perché è un pezzo indipendente, e anche l'ingresso per una presa da muro. Questo è un pacco batteria da 3072 Wh, quindi una bella capacità. Sono batterie litio ferrofosfato, quindi tipologia di batterie migliore per quanto riguarda la longevità, perché ci garantiscono più di 3500 cicli di carica-scarica completa per poi avere un degrado all'80%, quindi si tratta di tantissimi cicli di carica-scarica completa. Come sappiamo, le batterie litio ferrofosfato sono leggermente più pesanti rispetto alle NMC perché hanno una densità energetica un pochino minore, ma sono le migliori anche per quanto riguarda un discorso di sicurezza, perché non c'è alcun pericolo di esplosione con questo tipo di batterie. Ora andiamo a vedere il pannello della parte superiore, il cuore della C300, che come vedete non si può accendere proprio perché deve essere collegato alla batteria. Abbiamo un display LCD touchscreen molto simile, se non uguale, a quello della C200P, anche se credo che qualche differenza ci sia perché a livello di luminosità è leggermente diverso, forse anche a livello di reattività per quanto riguarda il touchscreen è molto sensibile, funziona molto bene. Dopo lo andremo a vedere e andremo a vedere anche tutti i vari sottomenu perché ci sono moltissime cose da dire. Qua abbiamo le uscite, due uscite della corrente continua. Abbiamo da questo lato un jack aeronautico 12 volt 30 ampere e da questo lato lo spinotto per l'accendisigari ma a 24 volt. Mi raccomando, c'è anche una scritta che vi avvisa. E su questo piccolo pannellino ho notato, rispetto, siccome avevo già visto dei video per quanto riguarda la versione statunitense, avevano messo due prese accendisigari vicine e adesso la presa accendisigari di fianco alla 24 è stata rimossa per essere sostituita con un jack aeronautico, quindi la presa 12 volt la troverete sul pacco batterie inferiore. Qui sotto non ci mancano le prese per la 220, ne abbiamo ben 6. Per questo vi dicevo che l'impianto può essere utilizzato esattamente così com'è, perché potrete collegare tantissime utenze anche a casa volendo. Qua sopra abbiamo due USB ricarica rapida 18 watt, due USB classiche, quelle più antiche, una USB Type-C da 100 watt e il suo pulsantone metallico molto bello. Riguardo al pannello laterale invece abbiamo questo ingresso per la corrente alternata jack aeronautico. Qua possiamo caricare la centrale con il nostro connettore che ci permette una ricarica con 1500 watt in ingresso, ma possiamo acquistare anche un connettore a parte che ci garantisce una ricarica di 3 kW in ingresso. Cambia l'amperaggio dei due cavi, devono supportare, ovviamente l'altro cavo deve supportare un amperaggio di 30 A, questo meno, quindi è un accessorio che si può prendere a parte. Qui abbiamo l'ingresso per la corrente continua, quindi per i pannelli fotovoltaici, e qua tra un po' vi dirò come funziona l'impianto per quanto riguarda la ricarica tramite fotovoltaico. E poi qua c'è una porta di comunicazione. Questi sono invece i connettori per la batteria, per le batterie. Sulla parte superiore abbiamo due basette di ricarica per quanto riguarda la ricarica wireless che Bluetti ci fornisce sempre sui suoi impianti. Sono molto comodi. Adesso spendiamo qualche parola per quanto riguarda la componentistica interna, che è veramente top assoluto. Abbiamo, come vi dicevo, per quanto riguarda il pacco batterie, quindi 3072 Wh di autonomia con batterie litio ferrofosfato, di cui vi ho già parlato. Qua sopra invece abbiamo all'interno un inverter da 3 kW nominali di potenza
con picchi di 6000, quindi è un inverter mostruoso. Con questo inverter praticamente fate andare tutte le cose che fate andare in casa, quindi è praticamente il pari del vostro contatore di casa. Comunque dopo lo andremo a vedere durante l'utilizzo che ho fatto a casa, perché qua ovviamente possiamo vedere un utilizzo più limitato, perché no, gli elettrodomestici che ho a casa ne faccio un utilizzo più semplice qui di questa centrale rispetto a quello che se ne può fare a casa. La cosa fantastica sono i regolatori di tensione MPPT, perché questo impianto ha due regolatori di tensione MPPT indipendenti, quindi voi vi collegate tramite questa presa e tramite questo cavo con due coppie di connettori MC4 che vanno al jack aeronautico, e questi vanno due regolatori di tensione MPPT indipendenti. Cosa significa? Che possiamo utilizzare due impianti differenti. Ogni regolatore di tensione MPPT supporta 1200 watt in ingresso, quindi possiamo utilizzare due impianti fotovoltaici differenti, oppure miscelare il fotovoltaico con dell'eolico per esempio, o anche con una turbinetta idraulica, oppure con la presa accendisigari. Infatti ci viene fornito anche lo spinotto accendisigari con i jack MC4 che possono essere inseriti proprio qui, quindi si può utilizzare un ibrido di questo tipo, si può caricare tramite un'altra batteria, si può caricare tramite un generatore, quindi si può fare anche un sistema ibrido fotovoltaico generatore a benzina per, ad esempio, delle giornate come queste, magari finite l'autonomia, potrete ricaricarlo anche con il generatore. Questo è il cavetto del pacco batterie, perché vi dicevo che anche il pacco batterie si può ricaricare tramite cavo, tramite pannelli fotovoltaici. Mi pare che supporti 200 watt in ingresso, ovviamente è più limitato. Non abbiamo alcun tipo di alimentatore esterno, bensì questo è il cavo col jack aeronautico per la ricarica compresa a muro, quindi vedete è tutto ottimizzato al meglio, entrano tranquillamente 1500-1600 watt in ingresso. Mi pare che ci metta, ho fatto dei test, comunque ci vogliono circa 2 ore per la ricarica completa di un pacco batterie. Questo grosso cavo invece è quello che servirà per collegare la testata al pacco batterie. Dopo andremo a collegarlo dentro e andiamo a fare tutte le nostre prove. Comunque, cosa manca? Niente, perché un'altra cosa che ha al suo interno ha il modulo wifi, quindi può essere collegato ad un router e comandato a distanza. In qualunque parte del mondo voi vi troviate potrete gestire il Bluetti EC300. Può essere collegato anche tramite Bluetooth. Tramite Bluetooth si collega senza alcun tipo di registrazione, quindi se siete fissati con la privacy che non volete registrarvi in nessun portale, potrete gestirlo tramite il Bluetooth. Altrimenti vi registrate all'applicazione di Bluetti, che è fatta molto bene, semplicissima e non dà nessun problema, è un'applicazione che funziona alla grande, e potrete gestire il tutto. Questa è una funzione che per quanto mi riguarda è importantissima, che mancava nella C200P, perché io ad esempio, non vivendo qui stabilmente, ho bisogno delle volte di gestire la carica del mio impianto, proprio perché se capita una settimana di maltempo devo ottimizzare la durata della batteria per quando arriverò, oppure per gestire anche soltanto il sistema di videocamere che sono piazzate e che funzionano tramite un router, no? Diciamo che a livello di comparto hardware ha veramente tutto, non mi sembra che manchi nulla. Comunque adesso andiamo dentro ad installarlo. Mi stavo dimenticando di darvi un'informazione importantissima che non vi ho ancora dato. Io qui ho un pacco batterie, ma le batterie possono essere fino a 4, per un totale di 12 e più kWh. Quindi questo significa che possiamo avere anche nei periodi di maltempo, in cui non è possibile effettuare una ricarica tramite energie rinnovabili, abbiamo comunque un accumulo di 12 kWh, che è veramente notevole. Potete andare avanti per più giorni. Ne approfittiamo anche per salutare il Bluetti EC200P che mi abbandona dopo 7 mesi di servizio.
È stato un ottimo impianto, si è comportato perfettamente. Qualche dettaglio migliorabile c'era e su questo nuovo sistema hanno fatto tesoro di queste piccole mancanze e sono state tutte sopperite, come per esempio una cosa che per me era molto importante era per un impianto fisso, che utilizzo come impianto fisso, era il discorso del collegamento tramite wifi su router per gestire la centrale. Comunque anche questo aveva un inverter davvero notevole. Ecco, adesso vi faccio vedere un po' il dettaglio del cavo col connettore che andremo a collegare alla batteria. Vedete, c'è un cappuccio in gomma, qua c'è il suo connettore e qua c'è un lock unlock. Praticamente voi spostate la leva su unlock, lo inserite, si incastra, girate la leva su lock e da quel momento è bloccato. Quando vorrete sfilarlo, unlock, premete il pulsante e lo sfilate. Ok, il nostro impianto è già pronto per essere collegato ai pannelli fotovoltaici. Adesso collegherò il jack aeronautico e vedrete che nonostante l'input sia veramente molto basso perché la giornata è nuvolosa, si accenderà automaticamente perché rileverà l'input in ingresso. Ok, collegato, vedete? È subito partito. Difatti qua si vede la barrettina che si sta muovendo, anche se adesso non ci sono vati in ingresso. Adesso entreremo nei menu e andremo a sbirciare un pochino tutte le varie funzioni e tutte le varie possibili programmazioni, ma prima di tutto vi faccio vedere la app che è molto semplice e interessante. Vedete, questa è la schermata principale, vedete il mio Bluetti, clicchiamo e vedete che vi vengono fornite le informazioni di ingresso dal pannello solare, eventuale ingresso dalla rete e poi sotto i comandi per attivare e disattivare l'inverter e la 12 volt. Possiamo anche entrare in un menu di impostazioni dove possiamo comandare le diverse tipologie di modalità di funzionamento del gruppo di continuità dell'UPS. La cosa che volevo farvi notare, molto interessante, è che in questo momento, nonostante la giornata sia molto nuvolosa, mi stanno entrando dai pannelli 48 watt. Questa è una cosa molto curiosa perché con il Bluetti AC200P in una giornata come queste non sono mai riuscito ad ottenere un ingresso di questo tipo. Adesso è un'osservazione un po' spannometrica, però potrebbe essere che questo regolatore di tensione MPPT sia più efficiente di quello della C200P, ma credo che sia abbastanza scontato che sia così. Quindi probabilmente aumentando l'efficienza di questo regolatore di tensione riusciamo anche ad avere in giornate così una corrente in ingresso maggiore. Ok, entriamo nel menu del nostro Bluetti e andiamo a vedere un po' le varie funzioni. L'interfaccia è uguale a quella della C200P, quindi qua abbiamo l'ingresso dal fotovoltaico, qui abbiamo l'eventuale ingresso dalla rete che adesso ovviamente è a 0, qui il carico della corrente continua 12 volt che in questo caso vedete ci sono le varie uscite, quindi vi specifica anche i watt in uscita dalle diverse uscite e qua sopra c'è il totale. Poi qua ci sono i carichi della corrente alternata, quindi l'inverter, e qui abbiamo la percentuale totale della batteria. Come vi dicevo si possono collegare 4 batterie. Adesso noi siamo su questa batteria, vedete il simbolino è verde, 95% di carica, stato della batteria standby. Se noi andiamo su un'altra batteria, vedete il simbolino è 0 e non vi
risulta nessuna percentuale di carica. Qua possiamo attivare e disattivare la 12 volt, attivare e disattivare l'inverter. Qua abbiamo la pagina con eventuali allarmi, facciamo scattare l'inverter o altre varie problematiche che si possono verificare. Qui i dati praticamente, qua c'è un registro dei vari errori, quindi è uno storico. Informazioni della batteria, torniamo praticamente a quello che abbiamo visto prima. Inverter e carica è sempre quello che abbiamo visto all'inizio, quindi qua abbiamo, vedete, i due regolatori MPPT, uno a 0 e l'altro mi sta segnando 28 watt in ingresso dai pannelli fotovoltaici. La rete e quello, sono tutte cose che abbiamo già visto nella pagina iniziale. Poi abbiamo le informazioni del prodotto, quindi serial number e tutto il resto. Ovviamente il firmware è assolutamente aggiornabile tramite l'applicazione, quindi questa centrale sarà sempre aggiornata alle ultime versioni di firmware. Io ad esempio appena l'ho attivata ho già fatto l'aggiornamento firmware. Impostazioni, qua possiamo selezionare, per quanto riguarda in Europa abbiamo inglese o tedesco, l'uscita della corrente alternata 220, 230, 240, gli hertz del nostro inverter, della nostra alternata. Qui DC1 e DC2 sono praticamente due regolatori MPPT, potremo selezionare pannelli fotovoltaici oppure altro nel caso volessimo caricare con per esempio un generatore o altre tipologie di ricarica. Buzzer setting, mod che è praticamente la modalità che disattiva l'inverter nel caso non rilevi carichi, vedete che anche qua ve lo specifica. Dopo 4 ore senza carichi praticamente l'inverter viene disattivato per risparmiare energia. Working mode lo vediamo dopo perché c'è un pochino da navigare nel menu. Silent mode praticamente se lo attivate non suona in caso di allarme, ovviamente io vi sconsiglio di disattivarlo perché gli allarmi devono essere udibili. Corrente in ingresso dalla rete, quindi questa qua la potrete selezionare, potrete cambiare l'amperaggio per aumentare la corrente in ingresso e quindi velocizzare la ricarica. Questa è una modifica che vi sconsiglio di fare nel caso, a meno che non vogliate utilizzare il cavo supplementare che permette la ricarica a 3 kW, direi di lasciare così, che comunque si ricarica molto rapidamente. Ricarica del fotovoltaico in parallelo, Bluetooth e Wi-Fi attivi, vedete, quindi siamo connessi col Bluetooth, potrete utilizzare l'applicazione senza registrarvi, invece col Wi-Fi registrandovi potrete gestire la centrale ovunque voi siate tramite un router Wi-Fi. Touch sound è per disattivare eventualmente i suoni del tastierino. Possiamo regolare la luminosità del display. Tempo di disattivazione del display 30 secondi, un minuto, 5 o mai, ho attivato un minuto. Data e orario. Reset ai valori di fabbrica. Adesso torniamo un attimino al working mode. Working mode, come vi dicevo, questo è l'UPS, quindi il gruppo di continuità. Normalmente è impostato su standard, potete selezionare come volete, è tutto completamente personalizzabile, quindi se vogliamo dare priorità ai pannelli fotovoltaici per la ricarica, possiamo impostare una percentuale di ricarica destinata per l'appunto al fotovoltaico e il resto viene fatto tramite rete, oppure possiamo anche impostare un discorso di fasce orarie nel caso in cui volessimo ricaricare la centrale in fasce orarie che risultano più convenienti per noi, sempre tramite la rete, oppure tramite i parametri anche miscelare anche qua il discorso fotovoltaico rete. È tutto personalizzabile come volete. Questa è una parte che a me personalmente non interessa, ma se lo utilizzerete come impianto di casa, ok, questa è una parte molto molto interessante e molto personalizzabile. Qua c'è anche una customize UPS, andiamo a vedere un attimino.
Vedete, questo è ancora più personalizzabile, quindi potrete regolare sì le fasce orarie, sempre la miscelazione tra fotovoltaico e rete e così via. Quindi questa modalità dovrebbe essere, credo, un ibrido tra time e PV priority. Quindi comunque qui potrete fare tutto ciò che vorrete. Allora, adesso andremo a fare tutta una serie di test domestici, ma per prima cosa ho fatto una verifica, ho effettuato una scarica completa a, tra virgolette, peso morto, cioè senza alcun carico collegato ho fatto scaricare il Bluetti completamente e vi posso già fornire un paio di dati. Allora, in 24 ore con inverter, corrente 12 volt e wifi acceso, abbiamo consumato il 46% della batteria in 24 ore. Poi ho fatto altre 24 ore disattivando la corrente continua, quindi la 12 volt, e siamo arrivati al 13% per un totale ulteriore consumo di 40%. Poi ho fatto altre 24 ore disattivando la corrente alternata e siamo arrivati al 10%. Questo cosa ci fa capire? Che ovviamente la componentistica che consuma più energia a peso morto in questa centrale è ovviamente l'inverter, un inverter molto potente. Adesso andremo a fare un test di ricarica con il cavo che ci viene fornito con la centrale, quindi quello che permette una ricarica con 1,5 kW in ingresso. Adesso stanno suonando degli allarmi, andiamo a vedere. Batteria drained, cioè praticamente batteria totalmente scarica. Adesso abbiamo in ingresso 1588 watt, sono le 20:53, vediamo quanto tempo mette a caricarsi. Ok, sono le 11:07 e sono passate poco più di 2 ore ed abbiamo praticamente completato la ricarica, siamo al 98%. Allora, il primo test che andremo a fare, come al solito, è quello della lavatrice, ma stavolta andremo a tirare su la temperatura a 60 gradi, quindi lavaggio delle lenzuola, diciamo. Temperatura 60 gradi, vediamo, dovrebbe reggere tranquillamente e vediamo quanto consumerà. Ok, adesso siamo nella fase in cui l'acqua si sta scaldando e vedete che l'inverter comincia ad erogare 1400-1700 watt. Vedete 1700. Abbiamo appena terminato il nostro lavaggio a 60 gradi, i picchi di assorbimento sono stati intorno ai 1700 watt, quindi ben al di sotto del potenziale del Bluetti AC300. Comunque abbiamo una carica residua del 73% dopo un lungo lavaggio a 60 gradi. Adesso andremo a fare un test di altri elettrodomestici casalinghi che assorbono molto, quindi collegherò contemporaneamente frigorifero, microonde e forno e li faremo andare. Mettiamo il forno alla massima potenza e facciamo andare anche il microonde per 5 minuti. Allora, stiamo andando un po' oltre il potenziale, siamo a 3400 watt, sto monitorando tramite l'applicazione. È suonato un allarme sul Bluetti, per il momento funziona, ovviamente stiamo superando il picco. Ok, in questo momento è saltato perché abbiamo ampiamente superato il suo picco, però è andato avanti per 2 minuti a 3400 watt. Quindi direi di fare un passo indietro e facciamo andare uno strumento alla volta, quindi adesso
Microonde 5 minuti, dopo faremo andare il forno per una mezz'ora. Soltanto il microonde assorbe 1405 watt. Sto consultando l'applicazione, quindi capite che ha un grande assorbimento alla massima potenza anche il forno microonde. 1400 watt forno più frigorifero. Ok, sono passati 5 minuti di microonde. Tiriamo fuori l'acqua bollente. Ok, ho fatto partire il forno alla massima potenza, quindi lo facciamo andare mezz'ora, vediamo quanto ci resterà di carica residua. Considerate che in questo momento sta assorbendo più di 2000 watt, 2168 watt, quindi insomma, un assorbimento considerevole. Questo credo che sia l'elettrodomestico di casa che assorba di più in assoluto. La cosa davvero incredibile di questo inverter è che nonostante adesso sia sotto sforzo, relativamente sotto sforzo, perché sta erogando 2137 watt, è totalmente silenzioso, non si sente nulla. È davvero impressionante. Non si rileva calore. Ok, la nostra mezz'ora di forno è andata, abbiamo ancora un 37%. Facciamo ancora un ultimo test casalingo. Doppio asciugacapelli per un totale di 1600 watt più 1200 watt. Ed eccoci giunti al fatidico momento delle conclusioni. Allora, secondo il mio modesto parere, questo impianto è un impianto valido? Direi assolutamente sì, è un impianto veramente molto figo e credo che sia l'impianto, vabbè, sicuramente più figo che abbia mai provato fino ad oggi e credo che lo resterà per un po' di tempo, perché è veramente un concentrato di tecnologia davvero notevole. Questo è un impianto off-grid plug and play che potrete utilizzare quindi così com'è, senza alcun tipo di pensiero vi collegate al vostro impianto fotovoltaico e siete a posto, oppure come vi dicevo può essere anche utilizzato come impianto domestico, ok? Collegandolo al pannello di Bluetti. Quindi con questo impianto, siccome questo è un argomento abbastanza sentito, il discorso dell'indipendenza energetica, questo è un impianto che sì vi permette l'indipendenza energetica. Ovviamente indipendenza energetica con fonti rinnovabili significa che comunque dobbiamo essere un pochino più morigerati nei consumi e gestire l'autonomia che avremo, perché se carichiamo col fotovoltaico, quando non c'è il sole, la centrale si carica molto meno, quindi dovremo consumare molto meno. È espandibile con 4 batterie per un totale di 12 kWh, 12 kWh andate avanti diversi giorni, quindi anche in periodi prolungati di maltempo potrete ottimizzare e andare avanti con questa autonomia per diversi giorni. Il doppio regolatore MPPT è molto interessante e vi permette di avere due fonti in ingresso differenti, quindi potete combinare fotovoltaico all'eolico o a un idroelettrico, queste sono ipotesi che faccio io, oppure anche collegandolo a un generatore, quindi per avere ad esempio continuità di alimentazione dell'impianto anche in periodi prolungati di maltempo. Indipendenza totale energetica oppure un mix con la corrente della vostra rete più questo impianto. Ovviamente questa per il momento è una recensione a breve termine perché lo sto utilizzando da una settimana, mi sembra tutto davvero perfetto, sono state sistemate alcune cose che magari nella C200P erano ancora un pochino rudimentali, cioè diciamo che hanno preso tutti i difetti della C200P e li hanno sistemati, e questa centrale è il concentrato dell'esperienza di Bluetti che arriva da tutte le altre centrali minori. Questo è il top di gamma.
L'inverter è silenziosissimo, cosa che ad esempio la C200P non aveva, un inverter così silenzioso non l'ho mai sentito su nessun'altra centrale, e quindi è veramente un gran bell'impianto. Ok, sicuramente volete sapere di che cifre stiamo parlando. Allora, per quanto riguarda un pacco batteria, sto consultando il sito di Bluetti, siamo esattamente a 2000 euro per 3 kWh di batteria. Il combo, cioè pezzo sopra e sotto, attualmente stanno a 3.899 euro sul sito di Bluetti Europa. E tanto è poco, il prezzo mi sembra decisamente onesto e concorrenziale, perché vi sfido a fare un impianto identico a questo con le vostre mani spendendo meno, probabilmente ci riuscireste, ovviamente ci dovrete mettere anche la vostra manodopera, e comunque non sarà mai un impianto portatile che potrete anche volendo spostare da un luogo all'altro facilmente senza avere alcun tipo di cavo, e soprattutto non avrete un impianto così compatto e minimalista come questo. Sono impianti che richiedono un investimento iniziale abbastanza elevato, però con questa tipologia di batterie siamo sicuri che per molti anni saremo indipendenti. Bene, credo di aver detto tutto. Se avete delle domande, scrivetele nei commenti e cercherò di rispondere ad alcuni vostri dubbi nel limite del possibile. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettetemi un like e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Luca, alla prossima, ciao a tutti!